La caffetteria vuota. Buongiorno, è aperto il locale? Non c'è nessuno qui. Buongiorno. Sì, siamo aperti. Entri pure tranquillamente. È molto tranquillo stamattina. Di solito è così? No, il lunedì mattina presto è sempre molto calmo. Mi piace. È pacifico e silenzioso qui dentro. Sì, molti clienti arrivano più tardi, verso le 9. Allora sono arrivata al momento perfetto oggi. Esatto. Cosa le porto da bere questa mattina? Un cappuccino grande, per favore. Ho una giornata lunga. Certo. Vuole anche qualcosa da mangiare con il caffè? Sì. Cosa mi consiglia di buono stamattina? I cornetti sono appena usciti dal forno, ancora caldi. Perfetto. Ne prendo uno alla marmellata allora. Ottima scelta. Si accomodi pure dove preferisce. Grazie. Mi siedo vicino alla finestra con la luce. È il posto migliore la mattina. Il sole entra bene lì. Sì, lo vedo. È davvero un angolo molto piacevole. Lavora qui vicino oppure è di passaggio oggi? Lavoro qui vicino, ma oggi ho una decisione importante. Una decisione importante? Spero che vada tutto bene. Grazie. Devo pensarci con calma davanti a un buon caffè. Allora questo è il posto giusto per riflettere in pace. Esattamente. Il silenzio mi aiuta a pensare meglio. Le porto subito il cappuccino e il cornetto caldo. Grazie mille. Ne ho davvero bisogno questa mattina. Si prenda tutto il tempo che le serve per decidere. È molto gentile. Questo locale è davvero accogliente. Grazie, cerchiamo di far sentire tutti a casa qui. Ci riuscite perfettamente. Tornerò sicuramente presto. Ne saremmo felici. Ecco il suo cappuccino fumante. La grande decisione. Devo parlarti di una cosa molto importante oggi. Certo, dimmi tutto. Sembri davvero pensierosa. Ho ricevuto un'offerta di lavoro da un'altra azienda. Davvero? Ma è una notizia fantastica. Congratulazioni. Grazie, ma non so se accettare o no, sinceramente. Cosa ti preoccupa esattamente di questa offerta? Lo stipendio è migliore, ma l'ufficio è più lontano. Quanto più lontano rispetto al tuo lavoro attuale? Circa un'ora di viaggio ogni mattina in treno. Un'ora è tanto tempo da passare ogni giorno viaggiando. Lo so, questo è il mio dubbio più grande adesso. Di quanto è migliore lo stipendio nuovo? Circa 500 euro in più al mese rispetto a ora. 500 euro è una differenza davvero significativa. Sì, ma perderei 2 ore al giorno nel viaggio. Ti piace il tuo lavoro attuale in questo momento? Sì, molto. I colleghi sono gentili e amichevoli. Questo è un fattore molto importante da considerare. Esatto, il buon ambiente vale tanto per me. La nuova azienda che tipo di lavoro offre esattamente? Un ruolo più importante, con più responsabilità. Vita professionale per te. Sì, questo mi attira molto, sinceramente parlando. È una decisione difficile, con tanti fattori diversi. Per questo volevo il tuo consiglio prima di decidere. Fai una lista dei pro e dei contro. Aiuta sempre. Ottima idea. La scrivo stasera con molta calma. E ascolta anche il tuo cuore, non solo la testa. Grazie. Sei sempre di grande aiuto nei momenti difficili. Figurati, qualsiasi cosa decida sarà quella giusta per te. Lo spero davvero. Ti farò sapere la mia decisione presto. Prenditi tutto il tempo che ti serve, non c'è fretta. Grazie. Mi hai già aiutato tantissimo solo ascoltandomi. L'animale segreto. Ciao, ho sentito un rumore strano dal tuo appartamento. Un rumore? Cosa hai sentito esattamente? Come un piccolo abbaiare. Hai per caso un cane? Va bene, ti dico la verità, ho un cagnolino. Un cagnolino? Ma qui non sono ammessi gli animali. Lo so, per questo cerco di tenerlo tranquillo. Da quanto tempo hai questo cane nascosto? Da circa 2 mesi ormai l'ho salvato dalla strada. L'hai salvato? Questo è davvero molto dolce da parte tua. Non potevo lasciarlo fuori al freddo da solo.
Capisco perfettamente. Che tipo di cane è? È molto piccolo, un incrocio, pesa pochi chili. Almeno è piccolo. Fa poco rumore, immagino. Sì, ma a volte abbaia quando sente altri cani. Non ti preoccupare. Non lo dirò a nessuno del palazzo. Davvero? Ti ringrazio moltissimo per la comprensione. Anch'io amo gli animali. Non potrei mai tradirti così. Sei una vicina fantastica. Non so come ringraziarti. Posso vederlo? Sono davvero molto curiosa adesso. Certo, entra pure, ma parla piano per non spaventarlo. Va bene, farò molta attenzione. Come si chiama? Non gli ho ancora dato un nome ufficiale. Dopo 2 mesi non ha ancora un nome? Volevo trovare quello perfetto. Non ho fretta. Oh, è adorabile. Guarda quegli occhi dolci. Sì, è impossibile non amarlo appena lo vedi. Hai pensato di chiedere il permesso al gestore? Ho paura che dica di no e debba mandarlo via. Molti palazzi cambiano le regole. Potremmo provare insieme. Faresti questo per me e per il cagnolino? Certo, presenteremo la richiesta alla prossima riunione. Grazie di cuore. Non so davvero come ringraziarti. Gli amici si aiutano e adesso siamo in 3 complici. Un nuovo stile. Allora, cosa ne pensi del mio nuovo look? Wow, sei completamente cambiata. Quasi non ti riconosco. Lo so, volevo qualcosa di completamente diverso quest'anno. I capelli corti ti stanno davvero benissimo. Grazie, avevo i capelli lunghi da così tanti anni. Ed è un cambiamento coraggioso. Mi piace molto. Anche i vestiti sono uno stile nuovo per me. Sì, questi colori vivaci sono davvero d'impatto. Prima indossavo sempre solo il nero e il grigio. Adesso sembri molto più solare ed energica. È esattamente la sensazione che volevo dare agli altri. Cosa ti ha ispirato questo cambiamento così grande? Sto per compiere 30 anni. Volevo un nuovo inizio. Un modo bellissimo di festeggiare questo traguardo importante. Grazie, mi sento come una persona completamente nuova. E la tua famiglia cosa pensa di questo nuovo stile? Mia madre era sorpresa, ma alla fine le è piaciuto. E i tuoi colleghi al lavoro come hanno reagito? Tutti hanno fatto molti complimenti stamattina in ufficio. Non mi sorprende affatto. Stai davvero benissimo. Anche le scarpe sono nuove. Guarda questo colore. Rosso acceso, molto audace e alla moda. Sì, non avrei mai osato prima di questo cambiamento. È bello vederti così sicura e felice di te stessa. Mi sento davvero libera con questo nuovo stile. La fiducia è la cosa più bella che si possa indossare. Che bella frase. La ricorderò sicuramente a lungo. Dovremmo festeggiare il tuo nuovo look e i 30 anni insieme. Ottima idea. Organizziamo qualcosa di speciale presto. Potremmo fare una cena con tutti gli amici insieme. Mi piacerebbe moltissimo. Festeggiamo questo nuovo capitolo. Perfetto, penso io a organizzare tutto per te. Sei un vero amico. Grazie per il tuo entusiasmo. La scelta del pranzo. Dove vuoi andare a pranzo oggi? Non lo so, ci sono troppe opzioni qui intorno. Hai ragione. Ogni giorno è la stessa domanda difficile. Ti va la pizzeria all'angolo della strada? Abbiamo mangiato la pizza già ieri a pranzo. È vero, allora qualcosa di diverso oggi. Che ne dici del ristorante giapponese nuovo? Quello è un po' costoso per un pranzo veloce. Hai ragione. Teniamolo per un'occasione speciale. C'è quella trattoria che fa piatti fatti in casa. Adoro quel posto, ma di solito c'è molta coda. A quest'ora forse non è ancora troppo affollata. Potremmo provare, ma abbiamo solo un'ora di pausa. Giusto, non voglio tornare tardi in ufficio. E il bar con i panini vicino al parco? Quello è veloce e i panini sono buonissimi. Perfetto. Possiamo anche mangiare fuori con questo sole. Ottima idea, il parco è bellissimo a quest'ora. Allora decidiamo. Il bar dei panini vicino al parco. D'accordo, cosa prendi di solito lì da mangiare?
Il panino con pollo e verdure grigliate. Sembra delizioso. Forse prendo lo stesso anch'io. È davvero buono. Non te ne pentirai per niente. Qualcosa da bere fresco? Sì, una limonata fresca sarebbe perfetta con questo caldo. Concordo. Andiamo prima che si riempia di gente. Sì, camminiamo veloci. Ho davvero molta fame adesso. Anch'io. Stamattina ho saltato completamente la colazione. Male. La colazione è il pasto più importante del giorno. Lo so. Domani prometto di non saltarla di nuovo. Bene, portati almeno un frutto per la mattina. Ottima idea. Comprerò delle banane al supermercato. Perfette per uno spuntino veloce ed energetico. Ho forte mal di testa. Stai bene? Sembri davvero pallida stamattina. Ho un mal di testa terribile da ieri sera. Mi dispiace. Hai preso qualcosa per il dolore? Sì, ma non ha funzionato per niente, purtroppo. Da quanto tempo dura esattamente questo mal di testa? Da circa 12 ore ormai, senza mai fermarsi. 12 ore è davvero tanto tempo per un mal di testa. Lo so, non riesco quasi a concentrarmi sul lavoro. Hai dormito abbastanza questa notte scorsa? No, il dolore mi ha tenuta sveglia tutta la notte. Forse dovresti vedere un medico oggi stesso. Ci stavo pensando, ma ho tanto lavoro da fare. La tua salute viene prima del lavoro. Sempre. Hai ragione, ma non voglio deludere il capo. Il capo capirà. La salute è la cosa più importante. Forse è solo lo stress di questi ultimi giorni. Lo stress può causare mal di testa molto forti. Ho avuto tante preoccupazioni ultimamente, sinceramente. Bevi abbastanza acqua durante la giornata? Probabilmente no. Dimentico sempre di bere abbastanza. La disidratazione causa spesso mal di testa forti. Non ci avevo pensato affatto. Forse è quello. Comincia con un grande bicchiere d'acqua adesso. Va bene, vado subito a prenderne uno grande. E se non passa, vai davvero da un medico oggi. Te lo prometto. Se peggiora, chiamo il dottore. Prenditi cura di te. Il lavoro può aspettare un po'. Grazie per la preoccupazione. Sei una vera amica. È normale, tra colleghi. Ci aiutiamo sempre a vicenda. Vado a prendere l'acqua adesso e provo a riposare un attimo. Bravo. Se ti serve qualcosa, chiamami pure, senza problemi. Grazie mille. Spero che questo dolore passi presto. Passerà. Cerca solo di rilassarti un po' di più. Fare un piano. Allora, organizziamo il viaggio del fine settimana adesso. Sì, non vedo l'ora. Dove andiamo esattamente? Pensavo a un piccolo paese sulla costa vicino. Perfetto. Quanto dista da qui in macchina? Circa 2 ore di viaggio. Non troppo lontano. Ottimo. Partiamo sabato mattina presto allora? Sì, alle 8, così evitiamo il traffico del weekend. Buona idea. Dove alloggiamo una volta arrivati? Ho trovato un piccolo hotel vicino al mare. Quanto costa una notte in quell'hotel? 80 euro a notte. Colazione inclusa nel prezzo. È ragionevole. Quante notti restiamo lì? Solo una notte. Torniamo domenica pomeriggio. Perfetto. Cosa facciamo una volta arrivati sabato? Prima una passeggiata sulla spiaggia, poi il pranzo. Adoro l'idea. Conosci un buon ristorante lì? Sì, uno di pesce fresco molto famoso nella zona. Il pesce fresco vicino al mare è sempre il migliore. Esatto. E dopo pranzo possiamo visitare il centro storico. C'è qualcosa di interessante da vedere in centro? Una vecchia chiesa e un castello sulla collina. Un castello? Adoro i posti storici come quelli. Allora ti piacerà molto questa destinazione. E la domenica cosa facciamo prima di tornare? Un mercato locale la mattina, poi torniamo con calma. Perfetto. Possiamo comprare prodotti tipici del posto. Sì, adoro portare a casa specialità locali. Devo portare qualcosa di specifico per il viaggio? Solo vestiti comodi e scarpe per camminare tanto. Perfetto.
Porto anche la macchina fotografica per le foto. Ottima idea. I paesaggi sulla costa sono bellissimi. Non vedo l'ora. Sarà un fine settimana perfetto. Sì, ne abbiamo davvero bisogno dopo questa settimana intensa. Verissimo. Un po' di mare ci farà bene a entrambi. Il destino o un errore? Sai una cosa? Ci siamo conosciuti per puro caso. È vero, se ricordo bene è stato un errore divertente. Esatto. Avevi preso il mio ombrello per sbaglio. Erano identici. Come potevo distinguerli quel giorno? Lo so, ma poi mi hai cercata per restituirlo. Certo, non potevo tenere l'ombrello di una sconosciuta. E da quel piccolo errore è nata la nostra amicizia. Pensi che sia stato il destino oppure solo caso? Non lo so, sinceramente. Ci penso spesso, in realtà. Alcuni dicono che non esistono le coincidenze nella vita. Forse hanno ragione. Chi lo sa veramente? A volte i piccoli errori portano cose bellissime. Come la nostra amicizia, che dura da anni ormai. Esattamente. Senza quell'ombrello non ci conosceremmo. È una cosa strana da pensare, quasi incredibile. La vita è piena di questi momenti sorprendenti. Credi davvero che tutto succeda per una ragione? Una parte di me vuole crederci sinceramente. Anche a me piace pensarla in questo modo. Rende la vita più magica e piena di significato. Hai ragione, è un pensiero davvero confortante. E poi, chi non ama una bella storia di destino? Verissimo, la nostra è proprio una bella storia. Dovremmo raccontarla ai nostri nipoti un giorno. La storia dei due ombrelli identici. Mi piace molto. Un titolo perfetto per la nostra strana amicizia. Destino o errore, sono comunque felice sia successo. Anch'io. È stata una delle cose migliori della mia vita. Che bel modo di iniziare una settimana, con questi ricordi. Sì, a volte fermarsi a ricordare fa davvero bene al cuore. La macchina intelligente. Mi scusi, come funziona questa cassa automatica? Buongiorno, è facile, l'aiuto volentieri. Non l'ho mai usata prima. Sono un po' confusa. Nessun problema. Prima scansioni i suoi prodotti qui. Dove passo esattamente il codice a barre? Sotto il lettore rosso sentirà un piccolo bip. Ah, ho sentito il bip. Ha funzionato adesso? Perfetto, sì, il prodotto appare sullo schermo. E dopo aver scansionato tutto, cosa faccio? Metta ogni prodotto nella zona di imballaggio qui. Va bene. Devo mettere tutto in questa area? Sì, la bilancia controlla il peso dei prodotti. Perché controlla il peso esattamente? Per verificare che corrisponda a quello che ha scansionato. Ah, capisco. È un sistema di sicurezza intelligente. Esatto, previene gli errori durante il pagamento. E come pago alla fine di tutto? Con carta o contanti, tocchi il pulsante paga. Preferisco pagare con la carta. È più veloce. Perfetto, avvicini la carta al lettore qui. Devo inserire il codice PIN oppure no? Per piccoli importi non serve, basta avvicinarla. Che comodo. Il pagamento è già andato a buon fine? Sì, prenda lo scontrino che esce da qui sotto. Grazie mille. È stato più facile di quanto pensassi. Vede? La prossima volta lo farà da sola, facilmente. Sì, adesso mi sento molto più sicura con la macchina. Queste casse fanno risparmiare tanto tempo alla fine. Verissimo. Niente più code lunghe alla cassa. Se ha altri dubbi in futuro, sono sempre qui vicino. Grazie mille. È stato davvero gentile e paziente con me. Di niente, buona giornata e buona spesa. Grazie. Adesso mi sento un'esperta di queste macchine. Un ingrediente introvabile. Mi scusi, sto cercando un ingrediente particolare oggi. Certo, mi dica cosa cerca. L'aiuto a trovarlo. Ho bisogno di zafferano per una ricetta speciale. Lo zafferano è nel reparto delle spezie, corridoio 7. Ci sono già stata, ma non riesco a trovarlo. Strano, di solito è sullo scaffale in alto.
Forse l'ho semplicemente mancato. Può mostrarmelo? Certo, mi segua. Andiamo insieme al corridoio 7. Grazie, questa ricetta è importante per una cena speciale. Che cosa sta preparando di così speciale? Un risotto allo zafferano per il compleanno di mia madre. Che pensiero dolce. Il risotto è un piatto meraviglioso. Sì, è il suo piatto preferito in assoluto. Ecco, siamo arrivati allo scaffale delle spezie. Vedo il pepe e il sale, ma di ov'è lo zafferano? Aspetti, ha ragione. Sembra che sia finito. Oh no, e adesso cosa faccio per la ricetta? Controllo nel magazzino se ne abbiamo altro. Sarebbe fantastico, gliene sarei davvero grata. Aspetti qui un momento, torno subito a controllare. Va bene, incrocio le dita che ne abbiate ancora. Buone notizie, ne ho trovata una scatola nel retro. Che sollievo enorme, grazie mille davvero. Lo zafferano è costoso, è la spezia più cara del mondo. Lo so, ma per mia madre vale ogni centesimo. Che figlia premurosa, sua madre è fortunata ad averla. Grazie, farò del mio meglio con questo risotto speciale. Sono sicuro che sarà delizioso e lei sarà felicissima. Lo spero davvero. Grazie ancora per tutto l'aiuto. Di niente, mi faccia sapere se il risotto è venuto bene. Certo, tornerò a raccontarle com'è andata la cena. Sarò curioso di sapere se sua madre è stata contenta. Sicuramente lo sarà. Adora questo piatto più di ogni altro. Scegliere frutta e verdura. Buongiorno, questa frutta sembra davvero freschissima oggi. Buongiorno. Sì, è arrivata proprio stamattina presto. Perfetto, sto cercando delle mele per una torta. Per una torta le consiglio queste mele verdi qui. Perché le mele verdi sono meglio per le torte? Sono più aspre e mantengono la forma durante la cottura. Non lo sapevo affatto. Quante me ne servono? Per una torta media circa 6 mele vanno bene. Perfetto, ne prendo 6 allora. Sono mature? Sì, ma non troppo. Perfette per essere cotte. Ottimo, mi servono anche delle verdure per la cena. Cosa sta preparando di buono per stasera? Una zuppa di verdure, con quello che trovo di fresco. Allora le consiglio carote, patate e sedano. Le carote sembrano molto belle e colorate oggi. Sì, sono dolci e croccanti in questo periodo. Prendo un mazzo di carote allora. E i pomodori? I pomodori sono perfetti adesso, è la loro stagione. Mi piacciono maturi, ma non troppo molli. Questi qui sono perfetti, sodi ma già rossi. Li prendo. Quanto costa tutto al chilo? I pomodori sono 2,50 € al chilo. Ragionevole. Prendo 1 chilo di pomodori allora. Vuole anche delle erbe fresche per la zuppa? Ottima idea. Avete del basilico fresco oggi? Sì, è qui, appena raccolto e molto profumato. Perfetto. Ne prendo un mazzetto per la cena. Il basilico fresco rende ogni piatto più buono. Sono d'accordo. Grazie per tutti i consigli utili. Di niente, torni quando vuole. La frutta fresca arriva ogni giorno. Perfetto. Verrò più spesso allora per i prodotti freschi. Ne saremo felici, buona giornata e buona torta di mele. Grazie mille. Spero venga bene come spero. Scegliere i latticini. Mi scusi, Dio, v'è il latte fresco per favore? Buongiorno, il latte è nel frigo in fondo al corridoio. Grazie. Preferisco il latte intero oppure quello scremato? Dipende dai suoi gusti. Quello intero è più cremoso. Lo uso per il caffè. Quale mi consiglia? Per il caffè il latte intero fa una schiuma migliore. Perfetto. Allora prendo quello intero. Le serve anche altro dal reparto dei latticini? Sì, cerco un formaggio buono per la pasta. Il parmigiano è perfetto grattugiato sulla pasta. Adoro il parmigiano. Quanto è stagionato questo? Questo è stagionato 24 mesi, molto saporito. 24 mesi è tanto. Sarà molto gustoso. Sì, più è stagionato e più il sapore è intenso.
Ne prendo un pezzo allora. E per lo yogurt? Lo yogurt è proprio accanto al latte. Stesso frigo. Preferisco quello bianco naturale, senza zucchero. Abbiamo diverse marche di yogurt bianco naturale. Qual è il più cremoso tra tutti questi? Questo greco è il più denso e cremoso di tutti. Lo yogurt greco è il mio preferito in assoluto. Ottima scelta. È anche ricco di proteine. Perfetto per la colazione la mattina presto. Vuole anche del burro per la sua torta di mele? Sì, quasi dimenticavo. Mi serve sicuramente il burro. Questo burro è di ottima qualità per i dolci. Perfetto, lo prendo. Grazie per avermelo ricordato. Di niente, così non deve tornare indietro più tardi. Verissimo. Ha pensato proprio a tutto oggi. È il mio lavoro. Mi piace aiutare i clienti a scegliere bene. Si vede che ama quello che fa. Grazie di cuore. Grazie a lei, buona giornata e buona cucina. Anche a lei. Tornerò presto per altri consigli. Un errore di prezzo. Mi scusi, penso che ci sia un errore di prezzo. Mi dica pure, quale prodotto esattamente? Questo caffè, sullo scaffale, diceva 4 euro. E quanto le è stato addebitato alla cassa? 6 euro, quindi 2 euro in più del previsto. Mi dispiace, controllo subito il prezzo corretto per lei. Grazie, ho anche fatto una foto del cartellino. Ottima idea, così possiamo verificare facilmente. Eccola qui, vede? Dice chiaramente 4 euro. Ha ragione, il cartellino dice 4 euro. Forse hanno dimenticato di aggiornare il prezzo. È possibile? A volte i prezzi cambiano velocemente. Quindi posso averlo al prezzo del cartellino? Certo, per legge deve avere il prezzo esposto. Perfetto. Non lo sapevo che fosse una legge. Sì, il prezzo sullo scaffale è quello che vale. Buono a sapersi. Per il futuro, grazie mille. Le rimborso subito i 2 euro di differenza. Grazie. Apprezzo molto che risolva così velocemente. È nostro dovere correggere questi errori subito. Alcuni negozi discutono invece di risolvere il problema. Da noi il cliente ha sempre ragione in questi casi. Questo è un ottimo servizio. Tornerò sicuramente. Grazie, aggiorniamo subito anche il cartellino sullo scaffale. Bene, così il prossimo cliente non avrà lo stesso problema. Esatto, grazie per averlo notato e segnalato. Di niente. È giusto aiutarsi a vicenda. Ecco i 2 euro e mi scuso ancora per l'errore. Nessun problema. Capita a tutti di sbagliare qualche volta. La ringrazio per la pazienza e la comprensione oggi. Di niente. È stato tutto risolto in modo semplice. Buona giornata e grazie ancora per la segnalazione. Buona giornata anche a lei. Alla prossima spesa. Pesce o carne per cena? Buongiorno. Non so se scegliere pesce o carne stasera. Buongiorno, dipende. Cosa le va di cucinare? Vorrei qualcosa di leggero, ma anche saporito. Allora il pesce potrebbe essere la scelta perfetta. Che pesce fresco avete disponibile oggi? Abbiamo orata, branzino e salmone freschissimo. Il branzino è facile da cucinare a casa? Molto facile. Basta cuocerlo al forno con limone. Sembra delizioso e anche molto semplice da preparare. Sì, con un po' di olio e sale è perfetto. Quanto costa il branzino al chilo oggi? 18 euro al chilo. È pescato localmente. Pescato localmente? Questo lo rende ancora migliore. Esatto, arriva ogni mattina dai pescatori della zona. Perfetto. Mi piace sostenere i pescatori locali. Quante persone siete a cena stasera? Solo io e mio marito. Quindi 2 porzioni. Allora un branzino medio è più che sufficiente. Può pulirlo lei per me, per favore? Certo, lo pulisco e lo preparo subito per lei. Grazie. Non sono molto brava a pulire il pesce. Nessun problema, è un servizio che offriamo sempre. Che comodità. Così risparmio tempo e fatica a casa. Esatto,
Lei deve solo cuocerlo e gustarlo poi. Perfetto. Mi dà anche qualche consiglio per la cottura? 20 minuti in forno a 200 gradi, con verdure. Ottimo. E quali verdure si abbinano bene al branzino? Patate e pomodorini sono un abbinamento classico e delizioso. Perfetto. Li ho già presi prima al reparto verdure. Allora ha già tutto per una cena deliziosa stasera. Sì, non vedo l'ora di cucinare questo branzino. Sono sicuro che suo marito lo apprezzerà molto. Lo spero. Grazie per tutto l'aiuto e i consigli. Degustazione di formaggi. Buongiorno. Vedo che offrite una degustazione di formaggi. Buongiorno. Sì, oggi presentiamo i formaggi locali. Che bello! Posso assaggiarne qualcuno? Certo, cominci con questo pecorino fresco. È delicato e cremoso, davvero buonissimo. È prodotto in una piccola fattoria qui vicino. Si sente la qualità. È molto diverso da quelli industriali. Esatto, i formaggi artigianali hanno un sapore unico. Cos'altro posso assaggiare oggi? Provi questo formaggio stagionato con le noci. Con le noci dentro? Che combinazione interessante. Sì, il dolce delle noci bilancia il sapore forte. Ha ragione. È un equilibrio perfetto di sapori. Questo è molto popolare per gli aperitivi. Lo immagino. Sarebbe perfetto, con un buon vino. Esatto, si abbina benissimo con un rosso corposo. Prendo un pezzo di questo per il fine settimana. Ottima scelta. Vuole assaggiare anche il formaggio erborinato? Quello con le venature blu? Sono un po' incerta. Lo provi? Il sapore è forte ma molto raffinato. Va bene, mi fido del suo consiglio. Lo assaggio. Allora, cosa ne pensa di questo sapore intenso? È molto forte, ma sorprendentemente mi piace tantissimo. Sono contento. Non è per tutti, ma è speciale. Ne prendo un pezzetto piccolo per provarlo a casa. Perfetto. È ottimo anche con il miele sopra. Formaggio e miele insieme? Devo assolutamente provare. È una combinazione classica e davvero deliziosa. Grazie per tutti questi consigli. Comprerò anche il miele. Il miele è proprio accanto. Quello di castagno è ottimo. Perfetto. Lo prendo insieme ai formaggi allora. Ha fatto una selezione davvero deliziosa oggi. Grazie a lei. Sarà un aperitivo perfetto questo weekend. Un prodotto scaduto. Mi scusi, ho trovato un prodotto scaduto sullo scaffale. Mi dispiace. Quale prodotto esattamente? Questo yogurt. La data è di la settimana scorsa. Ha ragione. Controllo subito la data di scadenza. Volevo comprarlo, ma poi ho notato la data. Ha fatto benissimo a controllare prima di comprarlo. Controllo sempre le date. È un'abitudine importante. È un'ottima abitudine. Tolgo subito questo prodotto. Ce ne sono altri scaduti accanto a questo. Controllo tutti gli altri per sicurezza adesso. Grazie. È importante per la salute dei clienti. Assolutamente. La sicurezza viene sempre prima di tutto. Vedo che ce ne sono altri 2 scaduti lì. Ha ragione. Li tolgo immediatamente dallo scaffale. Forse qualcuno ha dimenticato di controllarli. Sì, dovremmo controllare le date più spesso. Capita, ma è bene sistemare subito il problema. La ringrazio molto per avermelo fatto notare. Di niente. Preferisco aiutare piuttosto che lamentarmi. È un atteggiamento davvero molto gentile da parte sua. C'è dello yogurt fresco che posso comprare invece? Sì, ne arriva di fresco ogni 2 giorni. Quando è arrivato l'ultimo carico fresco? Proprio questa mattina. Quello dietro è freschissimo. Perfetto. Prendo quello con la data più lontana. Ottima scelta. Quello scade tra 3 settimane. Molto meglio. Grazie per l'aiuto e la disponibilità. Grazie a lei, i clienti attenti ci aiutano molto. Lavoriamo insieme per un negozio migliore per tutti. Esattamente. Grazie ancora per la sua attenzione. Di niente. Buona giornata e buon lavoro. Grazie, buona giornata anche a lei e buona spesa. Grazie.
Adesso continuo tranquilla con il resto della lista. Cibo per la bambina. Buongiorno, cerco del cibo per la mia bambina. Buongiorno. Quanti mesi ha la sua bambina? Ha 7 mesi. Sto iniziando i cibi solidi adesso. Che bel momento. Il reparto per bambini è qui. Grazie, sono un po' persa. È la mia prima figlia. Capisco. All'inizio è normale sentirsi confusi. Cosa mi consiglia per iniziare i cibi solidi? Le pappe di frutta sono perfette per cominciare. Quali gusti sono meglio per una bambina piccola? Mela e pera sono dolci e facili da digerire. Perfetto, ne prendo alcuni vasetti allora. Le consiglio anche le pappe di verdure. Anche le verdure, a 7 mesi, vanno bene? Sì, carota e zucca sono delicate e nutrienti. Ottimo, voglio che mangi sano fin dall'inizio. È la scelta giusta. La buona abitudine parte da piccoli. Devo controllare gli ingredienti sulle etichette? Sì, scelga quelli senza zucchero e sale aggiunti. Buono a sapersi. Non ci avevo pensato. Questi biologici sono ottimi, solo frutta e verdura. Perfetto, preferisco i prodotti biologici per lei. Ha anche bisogno di biscotti speciali per la dentizione? Oh sì, sta mettendo i primi dentini adesso. Questi biscotti si sciolgono facilmente in bocca. Perfetto, ne prendo una confezione da provare. Cominci con poco per vedere se le piacciono. Ottimo consiglio, grazie per tutta la pazienza. Di niente, è bello aiutare le mamme alle prime armi. Mi ha davvero tranquillizzata. Tornerò sicuramente da voi. Ci faccia sapere come procede con i primi cibi solidi. Certo, spero che alla bambina piacciono tutti questi sapori. Con pazienza li accetterà. Ogni bambino ha i suoi tempi. Grazie per la rassicurazione. È quello di cui avevo bisogno. La borsa dimenticata. Mi scusi, penso di aver dimenticato una borsa qui. Buongiorno. Che tipo di borsa era esattamente? Una borsa di tela verde, con la spesa dentro. L'ha lasciata di preciso. Vicino alla cassa numero 3, circa 10 minuti fa. Aspetti, controllo se qualcuno l'ha consegnata. Grazie, avevo tanta fretta e me ne sono andata senza. Capita spesso. Non si preoccupi troppo. Dentro c'erano frutta, pane e alcuni prodotti freschi. Sì, una collega ha trovato una borsa verde poco fa. Davvero? Che sollievo enorme sentirlo. È questa qui? Con frutta e pane dentro? Sì, è esattamente la mia borsa. Grazie mille. Meno male. L'ha portata subito al banco informazioni. Sono davvero grata. C'erano cose appena comprate. Controlli se c'è tutto quello che aveva dentro. Sì, c'è tutto. Niente manca, per fortuna. Perfetto. La gente qui è molto onesta di solito. Si vede. È bello sapere di poter contare sugli altri. Esatto. Cerchiamo sempre di restituire gli oggetti smarriti. Vorrei ringraziare la collega che l'ha trovata. È quella cassiera laggiù con la maglietta blu. Vado subito a ringraziarla di persona. Ne sarà sicuramente felice. È molto gentile. Le persone gentili rendono la giornata migliore. Verissimo. La gentilezza è contagiosa, per fortuna. Grazie ancora per l'aiuto e la disponibilità. Di niente. Sono contento che sia finita bene. Anch'io. Adesso posso tornare a casa tranquilla. Faccia attenzione a non dimenticarla di nuovo all'uscita. Questa volta la tengo ben stretta. Glielo prometto. Perfetto. Buona giornata e buon rientro a casa. Grazie mille. Buona giornata anche a lei. Il grande dilemma del succo. Mi scusi, ci sono così tanti succhi qui. Sì, abbiamo una scelta molto grande di succhi. Sto cercando qualcosa di sano per i miei figli. Allora le consiglio i succhi 100% frutta. Come faccio a riconoscere quelli veramente naturali? Legga l'etichetta, deve dire senza zuccheri aggiunti. Molti sembrano naturali, ma hanno tanto zucchero dentro. Esatto, spesso l'immagine inganna il cliente.
Questo all'arancia sembra buono. Cosa ne pensa? Controlli la lista, se c'è solo arancia è ottimo. Vedo che dice 100% arancia. Perfetto. Quello è un'ottima scelta per i bambini. E questo alla mela, con l'immagine colorata? Quello ha zucchero aggiunto, guardi la lista. Ha ragione, c'è lo zucchero al secondo posto. Meglio evitarlo se cerca qualcosa di sano. Grazie, non avrei mai controllato con attenzione. Le etichette dicono sempre la verità sui prodotti. Da adesso in poi le leggerò sempre con cura. È il modo migliore per scegliere bene i prodotti. Prendo 2 bottiglie di succo d'arancia naturale. Ottima scelta. I suoi figli avranno una bevanda sana. C'è anche il succo senza conservanti da voi? Sì, quelli nel frigo sono freschi e senza conservanti. Quelli freschi durano meno tempo, immagino. Esatto, vanno bevuti entro pochi giorni. Per la freschezza vale la pena. Li prendo. Ottima decisione. La qualità si sente nel gusto. Grazie per avermi aiutata a scegliere così bene. Di niente. La salute dei bambini viene prima di tutto. Verissimo. Da adesso comprerò solo succhi naturali. Ottima decisione. I suoi figli la ringrazieranno. Lo spero. Grazie ancora e buona giornata a lei. Un problema prima della festa. Aiuto. Ho un problema con la festa di stasera. Cosa è successo? Raccontami tutto con calma. Ho ordinato la torta, ma la pasticceria ha chiuso presto. Oh no, e non sei riuscita a ritirarla? Esatto. E la festa inizia tra 3 ore. Non ti preoccupare, troviamo una soluzione insieme. Non so cosa fare. Tutti aspettano una torta. Quante persone vengono alla festa stasera? Circa 20 persone. È il compleanno di mia sorella. Possiamo comprare una torta al supermercato grande. Pensi che ne abbiano una abbastanza grande? Sì, il reparto dolci ha torte per le feste. Ma non sarà speciale come quella ordinata. Possiamo personalizzarla con decorazioni e candeline. Che buona idea! Potremmo aggiungere frutta fresca sopra. Esatto, e una scritta di buon compleanno. Mi hai già fatto sentire molto meglio. Grazie. Le soluzioni ci sono sempre, basta mantenere la calma. Hai completamente ragione. Mi ero fatta prendere dal panico. È normale, ma insieme risolviamo tutto facilmente. Supermercato, allora? Sì, abbiamo ancora tempo per fare tutto con calma. Compriamo anche le candeline e le decorazioni? Certo, e magari qualche palloncino colorato in più. Mia sorella adora i palloncini. Sarà felicissima. Vedrai, la festa sarà un successo, nonostante l'imprevisto. Grazie di cuore. Non so cosa farei senza di te. Gli amici servono proprio per questi momenti difficili. Verissimo. Andiamo. Non perdiamo altro tempo prezioso. Prendo le chiavi della macchina e partiamo subito. Perfetto. Con te al mio fianco mi sento già più tranquilla. Andrà tutto benissimo. La festa sarà indimenticabile. Grazie. Sei sempre la mia ancora nei momenti di panico. Un reclamo gentile. Buongiorno. Vorrei parlare di un piccolo problema. Buongiorno, certo. Mi dica pure cosa è successo. Ho comprato questo tostapane qui, la settimana scorsa. Va bene? C'è qualcosa che non funziona? Sì, si spegne da solo dopo pochi secondi. Mi dispiace sentirlo. Ha lo scontrino con sé? Sì, eccolo qui. L'ho conservato con cura. Grazie per averlo tenuto. Non voglio creare problemi. Cerco solo una soluzione. Capisco perfettamente. Apprezzo il suo tono gentile. Preferisco sempre parlare con calma e rispetto. È molto raro e piacevole di questi tempi. Grazie. Credo che la gentilezza risolva più cose. Ha assolutamente ragione. Vediamo come aiutarla. Posso avere un tostapane nuovo che funziona? Certo, glielo cambio subito con uno nuovo. Grazie. È davvero semplice così, senza discussioni. Esatto, il prodotto è in garanzia, nessun problema. Non sapevo se fosse ancora coperto dalla garanzia. Sì,
La garanzia dura 2 anni per questi prodotti. Ottimo, mi sento sollevata di sentirlo. Vado a prendere un modello nuovo dal magazzino. Grazie, aspetto qui tranquillamente con calma. Ecco il nuovo tostapane, ancora nella scatola sigillata. Perfetto, lo provo a casa e spero funzioni bene. Se ha altri problemi, torni pure senza esitazione. Grazie mille per la disponibilità e la gentilezza. È stato un piacere aiutare una cliente così educata. Tornerò sicuramente. Il buon servizio si apprezza sempre. Grazie di cuore. Clienti come lei rendono il lavoro piacevole. Che gentile, buona giornata e grazie ancora di tutto. Buona giornata anche a lei e buon uso del nuovo tostapane. Grazie, spero di fare colazione tranquilla domani mattina. Un errore fortunato. Non ci crederai mai a quello che è successo oggi. Cos'è successo? Sembri davvero emozionata. Ho inviato un'email alla persona sbagliata per errore. Oh no, era qualcosa di imbarazzante o importante? Era il mio curriculum. Doveva andare a un'altra azienda. E invece a chi è arrivato per sbaglio? A un'azienda che nemmeno sapevo stesse assumendo. E cosa è successo dopo questo errore? Mi hanno risposto e mi hanno offerto un colloquio. Davvero? Ma è una notizia fantastica. Sì, non riesco ancora a crederci sinceramente. A volte gli errori portano opportunità inaspettate. Esatto, non avrei mai contattato quell'azienda da sola. Che tipo di lavoro offrono esattamente? Un ruolo perfetto per le mie competenze. Incredibile. Sembra proprio il destino che bussa alla porta. Lo penso anch'io. È troppo perfetto per essere caso. Colloquio con questa azienda. La settimana prossima. Sono già molto emozionata. Devi assolutamente prepararti bene per l'occasione. Lo so. Voglio fare un'ottima impressione. Ce la farai sicuramente. Sei molto capace. Grazie. La tua fiducia mi dà tanta forza. E pensare che tutto è nato da un piccolo errore. La vita è davvero piena di sorprese incredibili. Dovresti festeggiare questa fortuna inaspettata. Hai ragione. Offro io la cena stasera per festeggiare. Accetto volentieri. Brindiamo a questo errore fortunato. Sì, al miglior errore che abbia mai fatto in vita mia. Dove andiamo a cena per festeggiare questa bella notizia? In quel ristorante nuovo che volevamo provare da tempo. Perfetto. Prenoto subito un tavolo per stasera. Ottimo. Non vedo l'ora di brindare a questa fortuna. Una chiamata di scuse. Ciao, ti chiamo perché volevo scusarmi con te. Per cosa esattamente? Per come ho reagito lunedì, sono stata un po' brusca. Non ci avevo fatto molto caso, sinceramente. Davvero? Io ci ho pensato tutta la settimana. Eri solo stressata per la decisione sul lavoro. Hai ragione, ma non è una scusa per essere scortese. Apprezzo molto che tu ci abbia pensato, comunque. Volevo che tu sapessi che mi dispiace davvero. Grazie. Significa molto per me la tua sincerità. Sei sempre così comprensivo con tutti. Cerco solo di mettermi nei panni degli altri. È una qualità davvero rara e preziosa. Grazie, ma anche tu sei una persona fantastica. Sei troppo gentile. Mi fai sentire meglio adesso. Le amicizie vere superano i piccoli malintesi. Verissimo. Sono fortunata ad avere un amico come te. Anch'io sono fortunato ad avere te nella mia vita. Allora siamo a posto? Nessun rancore tra noi? Assolutamente nessun rancore. Siamo a posto. Che sollievo. Mi sento molto più leggera adesso. Spero che tu ti senta in colpa. Grazie. Come sta andando la tua settimana? Bene, tranquilla. Solo un po' di lavoro, come sempre. Dovremmo vederci presto per un caffè insieme. Mi piacerebbe molto, magari questo fine settimana. Perfetto. Ti chiamo per organizzare i dettagli. Ottimo, non vedo l'ora di rivederti presto. Anch'io. Grazie ancora per la comprensione di sempre. Di niente, e in bocca al lupo per la tua decisione. Grazie. Ti farò sapere cosa deciderò molto presto.
Sarò curioso di saperlo. Chiamami quando vuoi. Lo farò sicuramente. A presto e buona serata. Una sorpresa per la sera. Ho un'idea per fare una sorpresa stasera. Che tipo di sorpresa hai in mente? Voglio preparare una cena speciale per mia madre. Che dolce pensiero. Per quale occasione? Nessuna occasione. Voglio solo ringraziarla per tutto. È bellissimo mostrare gratitudine senza un motivo speciale. Esatto. Fa sempre tanto per me senza chiedere niente. Cosa pensi di cucinare per lei stasera? Il suo piatto preferito, il risotto allo zafferano. Che buona idea! Hai già tutti gli ingredienti? Sì, ho comprato lo zafferano proprio ieri. Perfetto. E come vuoi decorare la tavola? Con delle candele e dei fiori freschi. Sarà un'atmosfera davvero calda e accogliente. Lo spero. Voglio che si senta speciale e amata. Si sentirà sicuramente. È un gesto meraviglioso. Preparo anche il suo dolce preferito, per finire. Quale dolce le piace di più in assoluto? La torta di mele. La faccio sempre per lei. Tra madre e figlia. Sì, la facevamo insieme quando ero piccola. Questi ricordi rendono tutto ancora più speciale. Verissimo. Cucinare per lei mi riempie il cuore. Sono sicuro che sarà una serata indimenticabile. Voglio solo vedere il suo sorriso quando arriva. Quel sorriso varrà tutto il lavoro in cucina. Esattamente. I piccoli gesti significano tanto. È vero, l'amore si mostra nelle cose semplici. Grazie per avermi ascoltata. Adesso vado a cucinare. Buon lavoro in cucina, sarà una serata perfetta. Lo spero davvero. Ci metto tutto il mio impegno. Fammi sapere come reagisce quando vede la sorpresa. Certo, ti racconto tutto quanto domani con calma. Fare una torta di mele. Allora, sei pronto a imparare la ricetta di famiglia? Sì, non vedo l'ora. Adoro la torta di mele. Prima di tutto, laviamo e sbucciamo le mele. Quante mele mettiamo nella torta esattamente? 6 mele verdi. Le abbiamo comprate ieri al mercato. Le taglio a fette sottili oppure a pezzi grandi? A fette sottili. Così si cuociono in modo uniforme. Va bene. E adesso cosa facciamo con l'impasto? Mescoliamo farina, burro, zucchero e un uovo. In che ordine mettiamo tutti questi ingredienti? Prima il burro morbido con lo zucchero insieme. Devo mescolare energicamente oppure con delicatezza? Con energia, finché diventa cremoso e chiaro. Adesso aggiungo l'uovo e poi la farina? Esatto. L'uovo prima, poi la farina poco alla volta. L'impasto sembra un po' troppo denso adesso. Aggiungi un cucchiaio di latte per ammorbidirlo. Perfetto, adesso è molto più liscio e morbido. Bene, ora stendiamo l'impasto nella teglia. Poi mettiamo le mele sopra a raggiera? Sì, disponile bene. Deve essere anche bello da vedere. Aggiungiamo un po' di cannella sopra le mele? Ottima idea. La cannella dà un profumo meraviglioso. A che temperatura cuociamo la torta? A 180 gradi, per circa 40 minuti. Come capiamo quando è pronta esattamente? Diventa dorata e profuma tutta la cucina. Non vedo l'ora di assaggiarla appena è pronta. Anch'io. Questa ricetta è passata da mia nonna. Che bello tramandare una ricetta di generazione in generazione. Sì, ogni volta che la preparo penso a lei con affetto. Adesso la ricetta passa anche a me. Ne sono onorato. Esatto, così la tradizione continua ancora più a lungo. Aiutare con il raccolto. Buongiorno, sei venuto ad aiutare con il raccolto? Sì, mi hai detto che avevi bisogno di una mano. Grazie mille, ci sono tante verdure mature da raccogliere. Che bel giardino, hai fatto un lavoro incredibile. Grazie, ci ho messo tanto impegno tutta la stagione. Da dove cominciamo con il raccolto? Iniziamo con i pomodori, sono i più maturi adesso. Come faccio a capire quali sono pronti? Quelli rossi e sodi, lasciamo i verdi ancora un po'. Va bene,
Li metto tutti in questo cesto? Sì, ma con delicatezza. Non voglio ammaccarli. Certo, li tratto con cura come tesori preziosi. Esatto. Ogni pomodoro è frutto di tanto lavoro. Zucchine enormi laggiù. Sì, crescono velocissime. Dobbiamo raccoglierle spesso. Questa zucchina è gigante. Sembra incredibile. Quella la useremo per fare una bella zuppa. E tutte queste erbe aromatiche profumate? Basilico, rosmarino e menta. Prendine quanto vuoi. Il profumo è meraviglioso qui in mezzo al verde. Coltivare il proprio cibo è davvero soddisfacente. Lo capisco, c'è qualcosa di magico in tutto questo. Sì, dal seme al piatto. È un piccolo miracolo. Dovrei iniziare anch'io un piccolo orto a casa. Dovresti... Ti aiuterò volentieri a cominciare. Grazie, imparo già tanto solo aiutandoti oggi. Alla fine, dividiamo il raccolto tra di noi. Che generosità! Non vedo l'ora di cucinare tutto questo. Con verdure così fresche, ogni piatto diventa speciale. Verissimo, si sente la differenza dei prodotti dell'orto. Torna quando vuoi. C'è sempre lavoro da fare in giardino. Verrò volentieri. Mi piace passare il tempo all'aria aperta. Una passeggiata di riflessione. Grazie per essere venuto a camminare con me oggi. Di niente. Sembravi aver bisogno di parlare un po'. Sì, sto ancora pensando a quell'offerta di lavoro. Hai preso una decisione oppure sei ancora indecisa? Sono ancora indecisa. Cambio idea ogni giorno. È una decisione importante. È normale essere incerti. Il cuore mi dice una cosa, la testa un'altra. Cosa ti dice il cuore esattamente? Di restare dove sto bene, con i colleghi che amo. E la testa invece cosa ti suggerisce di fare? Di accettare per la crescita e lo stipendio migliore. Sono due cose entrambe molto valide da considerare. Esatto, per questo è così difficile decidere. Prova a immaginare te stessa tra 5 anni. Che intendi esattamente con questo esercizio? In quale scelta ti vedi più felice e realizzata? È una domanda profonda. Ci devo pensare bene. Prenditi il tempo. Questa passeggiata serve proprio a questi. Camminare mi aiuta davvero a schiarire i pensieri. La natura ha questo potere calmante sulle persone. Guardando questi alberi, mi sento più tranquilla. A volte allontanarsi aiuta a vedere più chiaramente. Hai ragione. Sto già iniziando a capire cosa voglio. Davvero? Verso quale direzione stai propendendo? Penso di voler accettare la nuova sfida, alla fine. È una scelta coraggiosa. Sono orgoglioso di te. Grazie. Parlarne con te mi ha aiutata tantissimo. Sono sempre qui per te, qualsiasi cosa tu decida. Lo so, ed è per questo che ti voglio bene. Anch'io ti voglio bene. Siamo una bella squadra insieme. Verissimo. Torniamo indietro adesso. Mi sento più leggera. Sì, questa camminata ha fatto bene a entrambi. Grazie ancora. Non dimenticherò mai questo momento. Una cena in famiglia. Che bello avere tutti riuniti a tavola stasera. È vero, non capita spesso di stare tutti insieme. La cena è pronta. Ho preparato tante cose buone. Il profumo è meraviglioso. Hai cucinato tutto il giorno? Sì, ci ho messo tutto il pomeriggio con amore. Si sente l'amore in ogni piatto che prepari. Grazie. Cucinare per la famiglia mi rende felice. Che settimana intensa abbiamo avuto tutti quanti. Verissimo. È successo di tutto in questi giorni. Raccontami, com'è andata la tua settimana? Piena di decisioni difficili, ma anche di belle sorprese. Le sorprese belle rendono tutto più leggero. Esatto, come quell'offerta di lavoro inaspettata. Finalmente cosa vuoi fare? Sì, dopo tanto pensare ho preso la mia decisione. Cosa hai scelto alla fine? Te lo dirò dopo cena. Prima godiamoci questo momento. Va bene, mi tieni sulle spine, ma accetto. Voglio solo che mangiamo con calma prima. Hai ragione, questi momenti insieme sono preziosi. Sì,
Il lavoro e le decisioni possono aspettare. La famiglia viene sempre prima di tutto il resto. Sono d'accordo. Questi sono i momenti che contano. Brindiamo a questa bella serata insieme, allora. Sì, alziamo i bicchieri. Cosa beviamo stasera? Ho portato una bottiglia di vino per l'occasione. Perfetto. Versiamo e brindiamo alla famiglia unita. Alla famiglia, la cosa più importante di tutte. Alla famiglia e a tutte le decisioni che ci rendono felici. Che bel brindisi. Adesso mangiamo prima che si raffreddi. Sì, buon appetito a tutti, godiamoci questa cena insieme. Grazie per aver preparato tutto questo con tanto amore. È il mio piacere. La famiglia riunita è la mia gioia più grande. Un brindisi alla settimana. Che settimana incredibile abbiamo appena vissuto. Davvero, sembra passato un mese intero in pochi giorni. È cominciata con quella grande decisione sul lavoro. E quante piccole decisioni ogni singolo giorno. È vero. Anche solo scegliere cosa comprare al supermercato. La vita è fatta di tante piccole scelte. Esatto, e ognuna ci porta dove siamo adesso. Ripensandoci, è stata una settimana molto intensa, Ma anche piena di momenti belli e sorprese. come quell'errore fortunato con la tua email. Ancora non ci credo. Mi ha cambiato tutto. Una sorpresa per tua madre. Era così felice. Ho ancora il suo sorriso in mente. Questi sono i ricordi che restano per sempre. Verissimo. Non le cose grandi, ma i momenti veri. Hai ragione, la felicità è nelle piccole cose. E in persone come te, che mi stanno sempre vicino. Anche tu sei sempre presente quando ho bisogno. Per questo dovremmo brindare stasera insieme. Sì, a cosa vuoi brindare esattamente? A questa settimana piena di piccole decisioni. E a tutte quelle che verranno in futuro. Esatto. Ogni decisione è un piccolo passo avanti. Alziamo i bicchieri allora. Sei pronta? Sì, prontissima. Versa il vino per entrambi. Ecco fatto. A una settimana indimenticabile insieme. Alla settimana. E a tutte le scelte che ci fanno crescere. Cin cin. Che le prossime siano altrettanto belle. Cin cin. Con te ogni settimana è speciale. Grazie, sono parole che mi scaldano davvero il cuore. Le dico perché le sento. Sei importante per me. Anche tu lo sei? Brindiamo ancora a noi due allora. Sì, a noi e a tutte le settimane che verranno insieme. Nuovo inizio. Allora, è arrivato il momento di dirti la mia decisione. Finalmente. Sono in attesa da giorni. Dimmi tutto. Ho deciso di accettare la nuova offerta di lavoro. Davvero? Sono felicissimo per te. Congratulazioni. Grazie. È stata la decisione più difficile della mia vita. Ma alla fine hai seguito quello che volevi davvero. Sì, dopo quella passeggiata tutto è diventato più chiaro. Cosa ti ha convinta alla fine a scegliere così? Voglio crescere e mettermi alla prova con nuove sfide. È uno spirito coraggioso. Ammiro molto la tua scelta. Ho paura, ma è una paura buona ed emozionante. La paura buona significa che stai crescendo davvero. Che bella frase! La porterò con me nel nuovo lavoro. Quando inizi esattamente questa nuova avventura? Tra 2 settimane, dopo aver salutato i vecchi colleghi. Sarà difficile lasciarli dopo tanto tempo insieme. Sì, ma resteremo amici anche fuori dall'ufficio. Le vere amicizie non finiscono con un cambio di lavoro. Hai ragione, come la nostra, che dura da anni. Esatto, io ci sarò sempre, qualsiasi cosa succeda. Lo so, e questo mi dà tanta forza e coraggio. Questo nuovo inizio ti porterà a cose meravigliose. Lo spero con tutto il cuore. Sono pronta a tutto. Dobbiamo festeggiare questo grande passo nella tua vita. Sì, questa settimana di decisioni finisce nel modo migliore. È cominciata con un dubbio e finisce con una certezza. Verissimo. A volte basta un piccolo passo alla volta. E questo è stato il passo più importante di tutti. Grazie.
per avermi accompagnata in ogni singola decisione. Sempre, e adesso brindiamo al tuo nuovo inizio meraviglioso.